Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Nella puntata di oggi parliamo di velocità e controllo del pedale. Vi farò vedere un workout che ho rubato da uno dei miei batteristi preferiti, se non proprio il mio preferito in assoluto. Quindi bando alle ciance, sigla e andiamo a vedere il workout di oggi. Come sempre ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella se ancora non l'hai fatto. Purtroppo vedo che la percentuale delle persone iscritte rispetto a quella che guarda i video è veramente bassissima e questa cosa ragazzi la dobbiamo risolvere. Detto questo, se ti interessa il mondo della batteria potrai trovare sul mio canale tantissimi contenuti, dalle reaction, chops, trucchi salvavita e anche tante trascrizioni in PDF completamente gratuite. Quindi se sei interessato ad approfondire certe tematiche ti consiglio di fare un giro sul mio canale. Bene ragazzi, andiamo dritti all'argomento di oggi che è la velocità e il controllo del pedale. Oggi andremo a vedere un video di Thomas Pridgen al Drum Channel. In realtà non vedremo tutto il video, vedremo solo un groove particolare che fa Thomas, che ho trovato molto utile, l'ho scoperto tanti anni fa ed è stato un po' l'arma segreta che mi ha aiutato ad allenarmi e a diventare veloce con il pedale. Per chi non conoscesse il batterista in questione, Thomas Pridgen è famoso, tuttora famosissimo, per essere stato batterista dei Mars Volta e non solo, ha vinto anche un Grammy Award, insomma è una figura veramente di riferimento, ma soprattutto lui è conosciuto sia per i suoi chops, ma anche perché lui riesce ad andare a velocità incredibili, a fare dei pattern allucinanti con un pedale solo. Ok? Penso che anche nel video lo dica. One pedal. I know it's 2011 and everybody has 10 bass drums, but today I have one bass drum pedal. Quindi come Thomas ha solo un pedale, anche noi ne useremo solo uno e dato che voglio farvi vedere che questo esercizio si può eseguire con qualsiasi tipo di pedale di qualsiasi fascia di prezzo, ho tirato fuori il mio ormai usatissimo Mapex a catena singola. Questo lo faccio ragazzi per farvi vedere che anche con un pedale di fascia veramente bassa, perché stiamo parlando di un pedale che costerà 50 euro, si riescono a ottenere veramente tanti risultati. Quindi andiamo a vedere il video, il groove che fa Thomas, dopodiché lo andiamo un attimo ad analizzare. Lo guardiamo un'altra volta. Impressionante, vero? Allora, partiamo dal fatto che Thomas Pridgen è unico nel suo genere, ha una potenza, anche proprio una fisicità che non è da tutti. È molto difficile suonare come Thomas perché ha una potenza e soprattutto una tecnica veramente esagerata, quindi non vi preoccupate se non riuscirete ad avere il suo portamento anche in tanto tempo. Io ci ho provato per anni ma ci ho dato a mucchio perché penso che sia inimitabile. Oltretutto penso che abbia anche una cassa da 26, insomma, un mostro veramente. Ok, andiamo a vedere il groove. Ok ragazzi, allora il ritmo di oggi, anche se sembra super complicato perché Thomas lo suona a una velocità molto alta, in realtà non è così difficile. Partiamo dalla struttura del groove. Il Charleston batte sempre i quarti e già questo è un bel peso che ci togliamo perché il Charleston farà 1, 2, 3, 4 e sarà sempre così, ok? Quindi la mano destra diciamo che per questo workout è abbastanza graziata. Quello che invece è impegnativo, come potete immaginare, è il pattern che Thomas fa con la gran cassa. Anche se sembra un groove complicato e molto articolato, in realtà il pattern è sempre lo stesso. Ve lo faccio sentire piano, tenendo i quarti sul Charleston e suonando la gran cassa. Quindi il pattern sarà sempre questo tun tu tun tu tun, tun tu tun tu tun, tun tu tun tu tun, tun tu tun tu tun. Sembra un po' un ostinato stile bossa nova, un po' diverso. Però diciamo che la struttura è sempre questa qua. Poi Thomas va a metterci anche il rullante per creare proprio il groove. Quindi il groove completo suonerà così.
faccio un po' più veloce. Molto bene, quindi questo era il groove principale che suona Thomas. Dopodiché lui va ad aggiungerci anche un rullante nell'ultimo sedicesimo, però diciamo che il groove, la struttura di base è quella che abbiamo visto adesso. Come sempre trovate la trascrizione in PDF qua in descrizione, è completamente gratuita, quindi se ti può essere utile scaricatela e studiaci sopra. Perché considero questo groove molto utile per rinforzare e aumentare la velocità con il pedale singolo? Intanto perché è un groove che si compone di quarti, ottavi e sedicesimi, ma soprattutto la cassa suona molti sedicesimi e molti doppi colpi, quindi 2 sedicesimi suonati veloce. Quindi ragazzi, questo è un segreto che ho voluto svelare a molti di voi, perché è da tanti anni che mi alleno su questo groove, ci ho messo tanto all'inizio per padroneggiarlo perché ci sono tanti colpi di cassa, quindi il consiglio che vi do come sempre è di iniziare a suonarlo veramente piano, a costo di annoiarvi, per assimilare appunto questi 2 colpi di cassa molto veloci. Dopodiché pian pianino aumentate la velocità. Ah giusto, se ti interessa approfondire Thomas Pridgen come batterista, nel mio canale trovi un altro video dedicato a lui in cui faccio vedere e spiego uno dei suoi incredibili chop. Ok ragazzi, allora questo era il groove di oggi, spero che vi servirà ad aumentare la velocità e la vostra padronanza del pedale. Fatemi sapere nei commenti se lo considerate un groove troppo difficile oppure se avete altri metodi che avete utilizzato, tecniche segrete per andare più veloce col pedale e aumentare la padronanza con il pedale. Sono sempre molto curioso delle vostre opinioni, quindi fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, se conoscevate già questo workout o comunque vi eravate già imbattuti in questo video, che per me è stato abbastanza epocale, perché mi ricordo che quando lo vidi per la prima volta mi si aprì un mondo e da lì iniziai ad approfondire molto di più il discorso del pedale singolo e della gran cassa. Come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanella se i miei contenuti ti piacciono, così da non perderti le prossime uscite. Quindi ragazzi, non avete più scuse, avete il workout perfetto per allenarvi con il pedale, è molto breve come avete visto, trovate la trascrizione in PDF completamente gratuita, quindi perché no, dateci un'occhiata. Ci vediamo alla prossima puntata.